Ciao amici, oggi provo a mostrarvi come utilizzare Excel per ottenere un qualcosa di questo tipo, quindi una sorta di database, lasciatemi passare il termine, quindi un listone di utenti in questo caso, ma potenzialmente di quello che volete, e per ogni, in questo caso utente, l'obiettivo di questo video è farvi vedere com'è possibile impostare campi così, cioè campi che permettono di selezionare una lista di valori predefinita, come in questo caso, ad esempio, la sede presso cui lavora ciascun utente, può essere selezionata solo tra Milano, Roma, Napoli e Catania, ma questo concetto chiaramente è estendibile a quello che volete, prodotti, quindi qualora questi fossero prodotti, qui potremmo avere ad esempio la categoria del prodotto e così via, quindi limito gli esempi, ma mi interessa mostrarvi come quindi definire i campi a tendina su Excel. Nello specifico qua abbiamo sia sede sia ruolo, e poi come è possibile impostare un altro campo con una formattazione che dipende dal valore presente nel campo. Quindi in questo caso, come vedete, voglio che le fasce di stipendio abbiano colori diversi in funzione di intervalli che chiaramente sarei io a definire. Nell'esempio che sto mostrando vediamo che uno stipendio più basso è evidenziato con un colore verdino, stipendio chiamiamolo un po' più alto ha un colore celeste, e successivamente troviamo il giallo e dopo ancora il grigio. Chiaramente tutti questi colori sono personalizzabili. Ora, questo è l'esempio già, diciamo il target a cui arriveremo alla fine del video. E però vi voglio mostrare il risultato che riusciremo a creare insieme e vi faccio vedere come questi valori che vi ho mostrato, quindi sia tutti i valori possibili per la sede, sia tutti i valori possibili per il ruolo, sia le fasce che determinano questi colori, le ho appuntate in un foglio che è sempre sullo stesso file, che si chiama valori, con molta fantasia. Quindi questa è la struttura dei possibili valori che voglio avere, sedi, ruoli e le fasce che andranno a determinare un colore per lo stipendio. Quindi, che facciamo? Io mi sono creato un foglio speculare a quello che avete visto, con la lista di utenti, nessun tipo di formattazione, quindi qua vedete che posso inserire valori a mano libera, e adesso vado a copiarmi i valori che vi ho mostrato prima, perché mi risultano utili e soprattutto necessari per arrivare al target che ci siamo dati. Ora, cominciamo con voler limitare il numero di valori possibili che io posso andare a selezionare riguardo alla sede presso cui lavora un utente. Posizioniamoci qui sulla cella e andiamo a selezionare il tab in alto Dati con Valida dati, così. In questo caso dobbiamo impostare la possibilità di consentire un valore selezionandolo da un elenco, e quando ci viene richiesta l'origine di questo elenco andiamo sul tab valori, che adesso capite perché è così importante, e andiamo quindi a selezionare i valori possibili che abbiamo scelto per la sede, in questo caso rappresentati da questi 4 valori qui. Finita la selezione, diamo l'ok. Guardate che succede. Su questa sede io posso selezionare Milano, Roma, Napoli, Catania. Selezioniamo Milano. In questa seconda cella, come vedete, non avendo fatto alcun tipo di operazione, posso scrivere a mano e viene accettato qualsiasi valore che andiamo a immettere. Vi faccio notare un'altra cosa: se qui provo a scrivere qualche valore non ammesso, mi viene restituito un messaggio di errore, quindi facciamo in modo tale di estendere questa impostazione a tutti i valori presenti in colonna. No, non so perché non l'aveva preso, ma lo rifaccio insieme a voi. Ok. Niente, ha deciso di... ok, non trascinavo bene. Ok,
Quindi dicevamo, formato riportato su tutta la colonna, in questo caso possiamo scegliere su tutti i record la sede che preferiamo, per evitare il problema di impostare un formato e trascinarlo poi, come ho fatto adesso, sulle altre celle. Si poteva semplicemente fare quello che adesso vi mostro con la colonna ruolo. Quindi clicchiamo sulla prima cella e selezioniamo tutta la colonna premendo maiuscolo e CTRL e freccetta in basso. In questo modo quello che andremo a impostare, quindi il vincolo fatto come nel caso precedente sul possibile elenco di valori da scegliere, quindi da dati con valida dati, sarà in automatico riportato su tutta la colonna. Quindi, come nel caso precedente, consentiamo i dati da un elenco e i valori dell'elenco li andiamo a prendere dal foglio valori, sono questi qua. Ok. In questo caso vedete che già tutte le celle della colonna presentano il menu a tendina e andiamo a scegliere adesso tre valori casuali, in realtà 5 tra i tre valori disponibili per popolare la nostra tabellina target. Poi ogni utente avrà associato uno stipendio, quindi proviamo a dare dei valori più o meno verosimili. Riformulo un attimino gli stipendi così come vedete. Come avete visto, nel caso precedente, cioè nel foglio a cui voglio portare il video, c'è un colore per ogni fascia di stipendio. Come facciamo a impostare questa colonna in modo tale che venga riportato un colore in funzione del numero riportato nel valore qui contenuto? Allora, in questo caso ritorniamo sul tab Home e selezioniamo formattazione condizionale. Quindi verifichiamo quali sono le regole attualmente presenti, chiaramente non ce ne sono perché nessuno l'ha impostata, e andiamo a definire una nuova regola. Vediamo di selezionare le celle, formatta solo celle che contengono un valore compreso tra, come vedete è possibile indicare due intervalli, due valori, cioè valore minimo e valore massimo. Nello specifico andiamo a selezionare il valore minimo, che per me è 0, visto che ho identificato queste quattro fasce. Valore massimo della prima fascia è questo. Quindi stiamo definendo una regola con un valore tra 0 e 25.000. Vogliamo che nel mio caso voglio dare un riempimento alla cella di colore verdino. Vedete che è possibile fare più personalizzazioni sul formato cella. Io mi soffermo solo sul riempimento perché in questo caso mi basta per farvi mostrare come si fa. Ok, quindi applicando questa formattazione qui, tutto ciò che ha stipendio più basso di 25.000 euro dovrebbe diventare verde, e come vedete funziona. Che succede? Chiaramente tutto ciò che è maggiore di 25.000 euro non subisce nessun tipo di modifica. Per verificare che funzioni vi faccio vedere, se questo lo mettiamo a 24 si cambia di colore. Vabbè, questo lasciamolo com'era a 30.000. Dunque, voglio aggiungere altre regole per contemplare le altre fasce di valori. Quindi torniamo nella gestione regola, formattazione condizionale gestione regola, e provo e faccio una cosa. Banalmente duplico questa regola perché voglio definire 4 fasce, quindi creo 4 regole. Tanto le andrò a modificare. Seconda regola, quindi per me si traduce in seconda fascia. Valore minimo in questo caso è rappresentato da 25, in realtà dovrebbe essere 25.001, però vabbè, poi lo sistemo. Valore massimo 45, e in questo caso il colore sarà celestino,
Ok, poi terza regola, valore minimo sarà 45, in realtà 45.001, il secondo 70.000, ok, e in questo caso il colore sarà giallo. Chiaramente colori discutibili, però ribadisco, mi interessa poco, è solo per farvi vedere come funziona. Ultima regola, tra 70.000 e 500.000, beato a chi ha questo, rientra in questa fascia, e qui il colore sarà grigio, boh, grigio, sì, ok. Ok, queste sono le quattro fasce che abbiamo definito, vediamo che succede. Come vedete l'ha applicata in automatico a tutta la colonna e come ipotizzato, insomma, come vedete siamo riusciti a ottenere fasce di colore diverse in funzione delle diverse fasce di RAL, di stipendio, che avevamo indicato prima. Questo può essere utile perché? Perché andando a fare un filtro, considerate che questa è una lista piccolina, però attendere potrebbe essere grande a piacere. Pensate ad esempio ai prodotti che un negozio può avere, possono essere migliaia. Si può, utilizzando il colore, per definire delle fasce dei range di valori, è possibile filtrare poi le colonne per ordinarle, a dir la verità, per colore, oppure filtrarle proprio per colore, quindi tirar fuori ad esempio tutti quelli che hanno uno stipendio di 15.000, oppure ancora tutti quelli che hanno uno stipendio dell'altra fascia, quindi 25-45. Mm, oltretutto possiamo fare in maniera poi più agevole delle pivot, limitare tutti i valori inseribili con queste liste che vi ho mostrato, aiuta a poter in 2 secondi definire pivot e raggruppare poi tutto ciò tutti quelli che possono essere gli attributi delle entità di nostro interesse tramite tutte le funzionalità che le pivot Excel ci mettono a disposizione. Credo di avervi detto tutto, ad ogni modo se avete dubbi, suggerimenti o altro lasciatemele nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!